Salute a tutti! L'ascoltatore Francesco Maria mi ha segnalato l'esistenza dell'immagine di copertina della rivista Oggi del 1 agosto 1968 sulla pagina di Wikipedia. Eccola qua. Guida per una serena vita sessuale, quarta puntata, e deve essere proprio l'articolo dove si parla delle inquietudini dei fidanzati. Ecco, io a questo punto credo proprio che il fatto che nella rivista sequestrata a Pacciani fosse indicato il delitto di Signa è una cosa errata, non so, un errore, chissà come si è prodotto. Probabilmente la rivista sequestrata a Pacciani era questa, l'ascoltatore che ho detto prima dice che era priva della copertina, non so dove ha preso questa informazione. In ogni caso possiamo dimenticarci che contenesse un riferimento al delitto di Signa. Ma a questo punto passiamo agli argomenti di questo video, argomenti che sostanzialmente è soltanto uno, è il famoso blocco Skizzenbrunnen. Lo vediamo qua, era un blocco di dimensioni 17x24, con la spirale, 50 fogli. Il suo nome, Skizen, dice a cosa serviva, a fare dei disegni, cioè non era un blocco per appunti, infatti i suoi fogli erano completamente bianchi, non avevano né quadretti né righe. Un blocco che per chi volesse provare l'emozione di tenerne fra le mani uno simile, si possono spendere 10 euro e andare su Amazon e comprarlo. Vediamo qui la pagina. Oggi come oggi è in offerta speciale a 9,16 euro. Questo è esattamente uguale al blocco che venne sequestrato a Pacciani e che è oggetto del nostro video di oggi. Allora, i giudici di primo grado non ebbero alcun dubbio. Quel blocco, trovato a casa di Pacciani, proveniva dal furgone dei ragazzi tedeschi ed era di proprietà di Horst, il ragazzo moro. Leggiamo nella sentenza di primo grado. Il blocco da disegno Skizzenbrunnen, sequestrato il 2 giugno 1992 nell'abitazione di via Sonnino 30 del Pacciani, apparteneva indicativo, per cui i giudici erano sicuri, al defunto Meyer Horst e insieme forse ad altri oggetti era stato prelevato quella notte dall'assassino all'interno del pulmino Volkswagen, dopo l'uccisione dei due sventurati ragazzi. In questo video cercheremo di dimostrare che queste certezze dei giudici di primo grado non hanno fondamento. Non c'è alcuna certezza che quel blocco fosse stato di proprietà di Horst Meyer e fosse stato prelevato da Pacciani nel suo pulmino. Ma di più, c'è invece una ragionevole certezza che quel blocco non fosse stato venduto dal negozio di Osnabrück, il Prelle Shop, dove la sorella di Horst, Heidemarie, aveva asserito che il fratello comprava questi blocchi. Vedremo che c'è una ragionevole certezza che non fosse stato acquistato in quel negozio, per cui non fosse stato acquistato nemmeno da Horst. Partiamo con un discorso un pochino collaterale, un pochino, diciamo così, un po' alla lontana, però è importante, è quello della bassa probabilità. A me piace abbastanza affrontare questo argomento della bassa probabilità degli eventi, perché dà un'idea di quelle che possono essere state le forzature per far apparire un qualcosa come una possibile prova, quando la probabilità che si fosse verificato l'evento è molto bassa. Come in questo caso, l'evento che il blocco acquistato tot anni prima, poi vedremo quanti, da Horst Meyer potesse essere finito in casa Pacciani nel momento in cui Perugini lo sequestrò. Cioè, diciamo, per arrivare lì c'è tutta una serie di eventi, tutti eventi a bassa probabilità che avrebbero dovuto verificarsi uno in coda all'altro. Tutti sappiamo cos'è la probabilità, insomma la probabilità che poi si esprime o su una frazione del 100%, il 20%, 30%, quello che è, oppure per fare dei calcoli un pochino più semplici si esprime anche come frazione dell'unità. 1 è la probabilità a 100, 0, qualcosa è la probabilità inferiore a 100. Ecco, teniamo conto di un fatto che due eventi che si verificano uno in coda all'altro,
La probabilità del secondo evento, che si verifica soltanto quando si è verificato il primo, la sua probabilità naturalmente è una frazione della probabilità del primo. Facciamo un esempio. Se io voglio sapere qual è la probabilità che uscendo la prima persona che incontro è una donna bionda, io devo considerare la prima probabilità che la prima persona che incontro sia una donna. E qui siamo più o meno al 50%. Secondo, la probabilità che questa donna sia bionda. Ora, se noi consideriamo, che ne so, mettiamo che su 10 donne 3 siano bionde, sembrerebbe un 30%, ma è un 30% del 50%, per cui andremo a, moltiplicando le due frazioni di 1, cioè 0,5 per 0,3, avremo un 0,15 di probabilità. Praticamente avremo un 15% di probabilità che la persona che io incontro quando esco di casa, la prima persona, sia una donna bionda. Se poi ci mettiamo una donna bionda giovane, considerando per esempio i giovani fino a 40 anni, una donna giovane fino a 40 anni, che ne so, il 50% delle donne fino a 40 anni, hanno fino a 40 anni, dovremo dimezzare ancora quel 15% facendolo diventare 7,5%, cioè la probabilità che io incontri come prima persona uscendo di casa una donna bionda giovane è del 7,5%. Se poi aggiungo altre probabilità, altre caratteristiche, vado sempre a diminuire questo fatto. Ecco, qui in questa catena di eventi che avrebbero portato dal blocco comprato da Horst Meyer fino alla Casa Pacciani e Perugini che lo sequestrò, vediamo 4 di questi eventi che avrebbero dovuto verificarsi tutti uno in coda all'altro. Il primo evento è che Horst avesse deciso di portare questo blocco con sé nel viaggio in Italia. Non aveva senso che Horst si portasse dietro questo blocco che serviva per fare dei disegni. Cioè la vacanza di Horst non era una vacanza no, di 6 mesi, anche di un mese, era una vacanza di qualche giorno, non so quanto sarebbero rimasti questi ragazzi in giro con quel furgoncino attrezzato, una settimana, 10 giorni, siamo a questi livelli. Se sarebbe messo di fronte a Ponte Vecchio a fare uno schizzo di Ponte Vecchio, avrebbe preso magari più volentieri una fotografia se avesse voluto disegnare Ponte Vecchio in un dipinto a casa sua. Infatti la stessa sorella di Horst, Heidi Marie, che poi vedremo, l'abbiamo già visto, ma comunque lo rivedremo ancora, si dimostrò molto molto benevola verso le esigenze dei nostri investigatori, e la stessa Heidi Marie fu costretta ad ammettere che il fratello quando andava in vacanza non si portava dietro del materiale da disegno, cioè non andava in vacanza per disegnare, era appassionato di fotografia e si portava dietro la macchina fotografica, e in effetti nel furgone fu trovata una bella macchina fotografica con accessori numerosi, teleobiettivi e compagnia bella. Ecco, quello voleva fare Horst in vacanza, fare delle fotografie. E infatti Heidi Marie cercò di trovare un altro motivo della presenza di questo blocco nel furgone del fratello, che lui se lo fosse dimenticato perché aveva fatto un trasloco da casa sua, aveva portato le sue cose nella città di Münster, dove a fine estate avrebbe iniziato un corso di grafica. Secondo la Heidi Marie, questo trasloco sarebbe continuato fino al giorno prima della partenza del ragazzo per la vacanza in Italia. La cosa francamente appare un po' poco probabile, perché che il ragazzo nel momento in cui doveva preparare il suo viaggio in Italia ancora si fosse messo a fare il trasloco, che non so quale urgenza ci potesse essere prima di partire per le vacanze, lì per Münster è un po' strano. In ogni caso, in questo trasloco si sarebbe, secondo Heidi Marie, dimenticato il blocco schizze dentro il furgone. Però se l'era dimenticato perché? Perché gli era caduto in qualche anfratto del furgone? Perché se no, se fosse stato in bella evidenza, non se lo sarebbe dimenticato. Bisogna pensare che era caduto da qualche parte, si era infilato da qualche parte, ma poi, allora, durante il viaggio in Italia, questa parte era andato proprio lì, aveva trovato il blocco proprio lì, oppure era stato Pacciani che quando era entrato nel furgone aveva visto il blocco in questo anfratto dove si era cacciato. Non è detto che non possa essere successo, però assegniamogli una probabilità bassissima. Secondo me che Horst avesse potuto
dimenticare questo blocco da disegno dentro il furgone prima di partire per le vacanze sarà, che ne so, l'1%. Però per questa prova, che è una specie di, no, non è proprio un gioco, ma insomma, tanto per avere un'idea, diamogli pure un 20%. Diciamo che 1 su 5 Host avrebbe potuto dimenticarsi questo blocco dentro il suo furgone, oppure voler portarsi dietro questo blocco pensando che, ma chi lo sa, magari mi potrebbe servire. Questo è il primo evento che avrebbe dovuto verificarsi affinché il blocco poi fosse stato trovato a casa di Pacciani. Vediamo il secondo evento. Il secondo evento è Pacciani che entra nel furgone e prende questo blocco. Ma perché prendere questo blocco? Allora, avrebbe potuto prendere questo blocco per due motivi, come un souvenir, cioè per ricordarsi del delitto, oppure per il suo valore venale. E entrambe le cose sono poco plausibili. Come souvenir questo blocco non aveva senso, cioè sì, gli assassini seriali prendono dei souvenir dalle vittime, lo sappiamo dalla letteratura, così dai film, però sono oggetti personali della vittima, cioè oggetti che poi nel loro rifugio gli ricordano la vittima che hanno ucciso. Un blocco non sembra che possa essere un oggetto interpretabile in questo modo, cioè non è un qualcosa di personalizzante, è un qualcosa così di anonimo, un blocco da disegno, ma perché prenderlo come souvenir? Come valore venale abbiamo visto che oggi si compra a 9 euro, cosa poteva valere? Era un blocco pregiato, di carta pregiata rispetto a un blocco per appunti, però era comunque di valore venale bassissimo, tanto più confrontato con tanti altri oggetti che erano dentro il furgone. Io li ho già letti, ma vorrei leggerli brevemente. Un autoradio con equalizzatore, 57.500 lire, 4 monete tedesche, una macchina fotografica, un teleobiettivo da 210 mm, cioè un teleobiettivo bello grosso, uno da 28, una scatola con un filtro e una pellicola, un rasoio elettrico, un portamonete con 171 marchi, un orologio da polso, 11 musicassette, un carnet di Eurocheck, tessera Eurocheck di Meyer e tessera Eurocheck di Rus. E anche qui, innanzitutto, si può pensare che tra questi oggetti ci potessero essere sicuramente dei souvenir più appetibili, come poteva essere l'orologio da polso, ma anche la stessa tessera Eurocheck, un oggettino che a quel tempo forse quelle tessere plastificate in Italia non se ne vedevano nemmeno molte. Potevano essere questi oggetti che magari potevano così essere appetibili come souvenir. Sicuramente come valore venale erano infinitamente superiori al blocco schizze. Per cui se Pacciani avesse voluto prendere qualcosa di valore non avrebbe preso certamente il blocco, ma avrebbe preso uno di questi oggetti. Ricordiamoci che nel delitto del 51 Pacciani prese il portafoglio del Bonini dividendo la somma che c'era dentro con la fidanzata. Insomma, poi sappiamo che Pacciani era molto taccagno, per cui prendere questo blocco ha poco senso. Comunque, poteva essere anche qui un evento improbabile che però magari si era verificato, magari Pacciani era stato incuriosito da questo blocco, l'aveva preso, sì, però che probabilità gli vogliamo assegnare? Anche qui un 1%, ma io penso anche meno, però siamo magnanimi e anche qui facciamo un 20%, 20% primo evento, 20% il secondo. Naturalmente ricordiamoci il 20% di quel 20%. Andiamo avanti con il terzo evento. Dopo 9 anni dal momento in cui lo avrebbe preso, cioè dall'83 al 92, quando Perugini lo sequestrò, quel blocco poteva essere rimasto lì in casa Pacciani? E qui la cosa appare molto improbabile. Nel settembre 85, mi sembra il 19, Pacciani subì una perquisizione in seguito alla lettera anonima di cui poi l'anonimo venne individuato da Giuttari, questo l'abbiamo visto. Secondo gli inquirenti, quella lettera anonima lo avrebbe consigliato di non uccidere nell'86 e fu proprio questo, sarebbe stato proprio questo fatto, no, che nell'86 non avrebbe ucciso, a farlo rientrare nell'insieme dei personaggi che avrebbero potuto essere il mostro. Poi per quello screening che abbiamo visto
sarebbe poi risultato essere lui quello che aveva tutte le caratteristiche e solo lui. Questo fatto, il fatto che nell'86 fosse stato fermo in seguito a quella perquisizione, era uno degli elementi che lo fecero scegliere. Allora, se lui si era messo così tanta paura da rinunciare a un delitto che invece negli anni precedenti aveva fatto a ogni estate, il blocco che lo poteva incastrare, collegandolo al delitto di Giogoli, l'aveva tenuto in casa? Questo qui non ha senso. Vediamo la spiegazione che cercò di dare il giudice di primo grado di questo strano fatto. Il giudice scrisse così: i giudici. È da pensare dunque che il Pacciani, in una simile situazione, si sia certamente preoccupato di mettere al sicuro e forse anche di distruggere o disperdere le prove più concrete e importanti dei crimini commessi, come la pistola, le munizioni, forse i feticci, forse anche cose e oggetti sottratti alle vittime. Insomma, dopo questa perquisizione dell'85, dicono i giudici, effettivamente è logico che Pacciani si fosse liberato degli oggetti che potevano ricondurlo a questi delitti, ma non è affatto detto che egli si sia disfatto di tutto ciò che proveniva o era servito per commettere i delitti, perché non è affatto certo che egli potesse ricordare esattamente a distanza di tempo e nel gran bazar delle innumerevoli e più disparate cose che egli aveva accumulato in casa o nei luoghi a sua disposizione, quali fossero con precisione tutte quelle che egli aveva portato via da quei luoghi insanguinati. Sì, ma qui sembrerebbe, secondo i giudici, che Pacciani avesse portato via, Pacciani, insomma il mostro, avesse portato via dalle macchine delle sue vittime o dalla tenda o dal furgone, chissà quante cose, ma non è vero. Questa era una cosa che aveva scritto anche Perugini nel suo libro, ma non è vero. Cioè il mostro non aveva portato via mai nulla. Nel 74 aveva portato via la borsa, l'abbiamo già detto, che poi aveva buttato via. Forse aveva portato via anche un orologio o una collanina che la madre della ragazza disse di non aver ricevuto dalla polizia, ma è anche lì. Sì, è possibile che se le fosse portate via, ma è anche possibile, anzi è probabile, che questi oggetti si fossero persi nei meandri dei magazzini lì tra Scientifica, Carabinieri e compagnia bella. In ogni caso, nei delitti successivi non c'è nessuna prova che il mostro avesse portato via qualcosa. I parenti delle vittime non si lamentarono mai della mancanza di qualcosa. Per cui può darsi che qualcosa abbia anche portato via, ma certamente non il Gran Bazar che dice qui il giudice di primo grado. Per cui che Pacciani si fosse dimenticato che quel blocco l'aveva preso dal furgone dei ragazzi tedeschi è molto molto improbabile. Poi arriviamo al 3 dicembre 1991, nella perquisizione che venne fatta a Pacciani prima della sua uscita dal carcere dove era per le figlie. In quell'occasione Perugini aveva notato il blocco. Ne parlò nella deposizione del 13 giugno 1994. Il PM aveva domandato: nel 92, nella famosa perquisizione, mi riferisco in particolare al blocco Schizzenbrunnen, a quegli oggetti relativi a foto di città tedesche, a dizionari, lei ricorda se oggetti simili furono visti nel 90 o nel 91? E Perugini risponde: dentro quella stanza c'è una macchina per cucire, una vecchia Singer Necchi che ha un coperchio di legno. Ho la netta sensazione che sotto quel coperchio c'era una busta di plastica bianca trasparente, con dentro dei documenti, dei fogli, tra cui c'era anche il blocco. No, non sequestrai nulla, devo dire, che mi ritornarono in mente quegli oggetti soltanto a giugno del 92. Allora, questo dimostra che quel blocco Pacciani non se l'era affatto dimenticato in fondo a un baule da qualche parte dove poteva essere poi stato trovato nella perquisizione. Era dentro una busta dove insieme anche dei documenti, anche delle cose importanti, c'erano anche buoni postali, a quanto ne so. Per cui questo blocco era ben presente nell'attenzione di Pacciani, sapeva che era lì, non se l'era affatto dimenticato. Allora, cosa possiamo dare come percentuale del fatto che Pacciani, nonostante il pericolo, non si fosse disfatto di quel blocco, fino al momento in cui i suoi interlocutori, la polizia, lo aveva notato? Vogliamo dare, non so io, Pacciani lo vogliamo considerare proprio un idiota? Io non credo.
Diamogli anche qui, per essere magnanimi, un 20%, un 20% del precedente 20% del precedente 20%. Arriviamo all'ultimo evento, il quarto, che avrebbe dovuto verificarsi perché alla fine il blocco poi fosse stato preso come prova dalla polizia. Gli appunti scritti sopra. Allora, sopra il blocco abbiamo visto in 3 fogli del blocco c'erano degli appunti datati di mano di Pacciani, di spese che Pacciani aveva sostenuto, datati 1980 e 1981. Ora, per assegnare quel blocco al ragazzo tedesco, bisogna per forza pensare che quegli appunti fossero stati trascritti in epoca successiva alla loro datazione, alla data che vi compariva dentro, perché altrimenti 80-81 saremmo prima del delitto. Ecco, qui vediamo uno di questi fogli, ne sono emersi 2 da insufficienza di prove, qui ne vediamo uno. Poi dopo li leggeremo questi appunti. Allora, secondo i giudici di primo grado, perché Pacciani aveva ricopiato questi appunti datandoli in data anteriore all'83 sul blocco? Perché, secondo loro, si sarebbe accorto a un certo punto Pacciani che questo blocco lo poteva compromettere dai discorsi degli investigatori che ce l'avevano davanti, e invece di buttarlo via per neutralizzarlo come prova, appunto ci avrebbe scritto questi appunti, per cui essendo appunti anteriori all'83 lui avrebbe pensato che non potevano accusarlo di averlo preso dal furgone dei tedeschi. Ma sentiamo cosa dice in sentenza, cosa scrive in sentenza il giudice di primo grado. Se ci si cala nella mentalità sospettosa e diffidente dell'imputato, non pare affatto fuor di luogo ritenere che costui, resosi conto che il blocco era stato controllato dalla polizia giudiziaria, che tutto era stato filmato e dunque documentato, ma non era stato sequestrato, nonostante la copertina rivelasse la provenienza tedesca dell'oggetto, abbia potuto pensare alla predisposizione di un possibile trucco, di una sorta di imboscata ai suoi danni nel caso in cui egli lo avesse fatto sparire. Qui i giudici stanno dicendo che nella maxi perquisizione dall'aprile-maggio 92, cioè poco più di un mese prima che ci fosse il sequestro del blocco, Pacciani aveva visto che questo blocco era stato controllato, era stato filmato, aveva pensato che ci potesse essere un trucco della polizia dietro. Dice così, se io adesso lo butto via, loro mi dicono perché l'ha buttato via? Allora invece di buttarlo via, lui avrebbe scritto questi appunti. No? Questa è la spiegazione che dà il giudice. Insomma, all'uso del blocco come possibile esca per attirarlo in una trappola senza scampo. Da qui il motivo per cui egli, invece di disfarsene, lo avrebbe a sua volta truccato, trasferendovi quelle annotazioni di data anteriore al 1983, che lo avrebbero posto al riparo da ogni sospetto in relazione all'omicidio dei tedeschi. Ciò che sembrerebbe indirettamente confermato dal fatto che Pacciani teneva il blocco nella stessa busta dove custodiva i valori, come qualcosa dunque di importante, mentre poi all'atto della perquisizione del 2 giugno 92 esso non era più dove l'aveva visto originariamente il dottor Perugini, ma, come riferisce il maresciallo Minoliti, venne rinvenuto sul cassettone biblioteca del salotto, dentro una busta di plastica che conteneva anche altri fogli ed era sotto un grosso vaso con all'interno dei ceci, segno evidente che il blocco era stato adoperato e poi collocato in un posto diverso. Allora, questo è vero. Questo fatto dimostra che dalla maxi perquisizione dell'aprile-maggio a quella del 2 giugno, dove il blocco venne sequestrato, il blocco era stato preso in mano da Pacciani perché non si trovava più nello stesso posto dove era prima. Questo è vero, poi parleremo di questo fatto, cercheremo di dare una spiegazione, ma si deve comunque notare che questo blocco, cioè gli giudici, dicendo appunto che lui questo blocco ce l'aveva ben presente e ci teneva perché l'aveva messo insieme a roba di valore, si danno la zappa sui piedi sul fatto che lui si fosse dimenticato di questo blocco che l'aveva preso dal furgone dei tedeschi, cioè si dovrebbe pensare che lui avesse dimenticato di averlo preso dal furgone. Io penso che dimenticarsi una cosa del genere, non avendo preso un gran bazar di cose, non avendo preso solo quello, io penso che sarebbe stato molto molto difficile. Comunque, nel libro di Perugini si arguisce una cosa un po' diversa, per amor di verità.
Cioè quegli appunti Pacciani non li aveva ricopiati dopo la maxi perquisizione, ripeto, aprile-maggio fino all'8 maggio, dal 27 aprile mi sembra fino all'8 maggio del 92, ma c'erano già quegli appunti, c'erano già, non li aveva fatti dopo, c'erano già perché lo dice lo stesso Perugini. Si legge nel suo libro: io lo so già da un pezzo quello che c'è scritto sulle prime pagine, è stato proprio perciò che l'avevo scartato durante l'altra perquisizione. Queste sono parole che Perugini scrive nel libro in occasione, collegandole alla perquisizione del 2 giugno in cui sequestrò il blocco, e dice che durante l'altra perquisizione aveva già notato questi appunti. E l'altra perquisizione era la maxi perquisizione dal 27 aprile all'8 maggio. Non ce n'erano state dall'8 maggio al 2 giugno perquisizioni in mezzo, per cui Perugini poteva riferirsi soltanto a quella perquisizione lì. Vuol dire che in quell'occasione gli appunti c'erano già e Pacciani li aveva eventualmente trascritti in precedenza. Comunque, torniamo un po' al discorso dei giudici, no? Che fanno questo ragionamento di dire Pacciani temeva un trucco, invece di buttare il blocco nella stufa aveva arzigogolato questo meccanismo così degli appunti. È una cosa veramente un po' assurda. Cioè Pacciani non solo sarebbe stato un cretino, ma sarebbe stato un cretino contorto, un ragionamento contorto. Io non so, su 100 persone nella sua condizione chi avrebbe pensato di adottare quello strano trucco piuttosto che prendere il blocco e buttarlo nella stufa. Cioè, insomma, qualsiasi filmato di questo blocco sarebbe stata una prova infinitamente inferiore al blocco stesso, e in effetti il blocco fu preso, dietro c'era questa scritta, e proprio questa scritta, che sappiamo, avrebbe consentito agli inquirenti di fare l'associazione con il ragazzo tedesco, no? Per cui insomma anche un idiota avrebbe capito che la cosa da fare, se c'era il pericolo, se aveva capito il pericolo che costituiva questo blocco, sarebbe stato quello di disfarsene. Se non ci aveva pensato già nei 9 anni precedenti, nel momento in cui vide gli investigatori che lo controllavano, e senza sequestrarlo l'avrebbe buttato via. Avrebbe sempre potuto dire niente, l'ho usato, l'ho utilizzato e poi l'ho buttato via. Cioè, cosa c'era di male? Cosa potevano dimostrare? Ma allora, a questo punto torniamo al discorso delle probabilità, no? Abbiamo detto che anche a questa gli assegniamo un 20%, cioè un 20% che Pacciani avesse potuto adottare questo meccanismo strano degli appunti piuttosto che bruciare il blocco, e come il 20% abbiamo assegnato ai precedenti eventi. Sono 4 20%, uno dietro l'altro. Se si vanno a moltiplicare 0,2 per 0,2 per 0,2, alla fine si ottiene uno 0,0016 corrispondente a 16 possibilità su 10.000. Insomma, ora va bene, qui questo è stato diciamo poco più di un gioco, no? Più che altro per dare l'idea della implausibilità che quel blocco fosse arrivato nelle mani di Perugini, quel blocco comprato dal ragazzo tedesco. È vero che anche gli eventi improbabili accadono, cioè sono improbabili ma accadono, però accadono quando gli eventi sono tanti e tra questi ci sono anche quelli improbabili. Accadono gli eventi normali e accadono anche gli eventi improbabili. Potremmo per esempio pensare che se Pacciani avesse prelevato dalle macchine delle sue vittime chissà quanti oggetti, poteva essere che uno se lo fosse dimenticato, ma non era vero questo, non aveva prelevato tanti oggetti. Potremmo anche pensare che se Horst avesse fatto la sua vacanza in un camper bello comodo, bello grande, si poteva anche pensare, magari con la famiglia, si poteva anche pensare che avesse portato con sé degli oggetti che poteva usare, poteva non usare, e magari tra questi anche un blocco. Diceva, mi capiterà magari di fare qualche disegno così. Però in quel furgoncino lì, in quel tipo di vacanza così arrangiata insieme al suo amico Uwe, il blocco aveva poco senso. A questo punto però andiamo sugli elementi concreti che fecero ritenere ai giudici che quel blocco fosse un blocco appartenuto a Horst Meyer e conseguentemente preso da Pacciani nel furgone del suo furgone.
Leggiamo dal mio saggio. Perugini dunque avrebbe dovuto ricevere un mostruoso aiuto della dea Fortuna per trovare in mano al proprio sospetto mostro, 9 anni dopo il delitto, una prova così importante a suo carico. È molto più facile che Pacciani avesse trovato il blocco in giro da qualche parte, magari proprio nella discarica di Sant'Anna, dove visse lui. A poco valgono le considerazioni del primo giudice sull'incompatibilità del manufatto, vecchio ma ancora in buono stato, con una lunga esposizione all'aperto, se non a dimostrare ancora una volta la sua infinita vena colpevolista. Cioè, i giudici di primo grado dissero che quel blocco era troppo in buone condizioni perché Pacciani potesse averlo preso da una discarica, dove appunto si sarebbe deteriorato con l'esposizione all'aperto, agli agenti atmosferici e così via. Questo però non è così vero. È ragionevole immaginare, prima di tutto è ragionevole immaginare frequenti visite di Pacciani a quella discarica, quindi non è improbabile un adocchiamento precoce del blocco, cioè quando qualcuno l'aveva buttato lì, magari Pacciani il giorno dopo era capitato e se l'era preso. Che per di più avrebbe potuto essere protetto da altri oggetti che lo sovrastavano o contenuto all'interno di una busta o di uno scatolone. Questo blocco poteva essere dentro uno scatolone di roba che era stata magari uno studente che aveva ripulito la sua stanza, aveva riempito uno scatolone, ci aveva messo dentro un po' di roba, poi aveva portato lo scatolone con tutto il contenuto in discarica. Anche il fatto che l'articolo non venisse commercializzato in Italia vuol dire poco. La Toscana e la zona di Firenze in particolare è piena di stranieri appassionati d'arte. Non è difficile che qualcuno di loro si fosse portato dietro quel pregiato tipo di blocchi da casa propria. Ricordiamoci che oltre che in Germania e Austria e altre parti, il blocco veniva venduto anche a Bolzano e nell'Alto Adige. Studenti di Bolzano e dell'Alto Adige, l'abbiamo già detto nell'altro video, potevano essere capitati a Firenze. Guarda caso, nella stanza del noto personaggio che alloggiava in una villa perquisita durante le indagini su cosiddetti mandanti, il pittore svizzero Claude Falbrand, sarebbe stato trovato un blocco analogo. Insomma, un blocco schizzo in brunne venne trovato anche nella stanza del pittore della villa famosa, no? Anche quello, insomma, se quel blocco fosse finito in discarica dopo, invece di essere sequestrato, magari Pacciani poteva prenderselo. Ma a certificare la provenienza del blocco dalla Germania, anzi dalla città di Osnabrück, anzi da un negozio preciso, il Prelle Shop, non era la sua fattura tedesca, ma il fatto che in quarta di copertina, nell'ultima di copertina, ci fosse una scritta a matita che venne attribuita alle impiegate, a 2 impiegate, era una scritta in 2 parti, 424/4.60, venne attribuita a 2 impiegate di quel negozio, Prelle Shop, di Osnabrück, dove aveva studiato Horst. Abbiamo visto che quando Perugini era andato in Germania, aveva parlato con la signora Stellmacher che aveva riconosciuto una delle 2 parti della scritta, il 4,60 sulla destra, che era un prezzo di vendita. Lei si disse sicura al 95%, io questo l'ho già detto, quel 95% puzza molto, come qualcosa che diciamo, io non sono sicura, però ti do il massimo, ti do il 95%, nell'ambito di questa estrema disponibilità sia del personale del Prelle Shop, sia della polizia tedesca. Lei disse anche che l'altra parte, il 424, le pareva della grafia di una collega che evidentemente non lavorava più in quel negozio lì, la signora Lohmann. Ecco, questa signora Lohmann, dopo che Perugini era tornato in Italia, venne interrogata e venne sentita e lei si disse sicura, attenzione, al 50% che quel 424 fosse stato scritto da lei. Ora io dico, già quell'essere sicura al 95% lascia un po' perplessi, ma essere sicuri al 50% è veramente un controsenso, no? Evidentemente la signora non riconobbe la sua scrittura, si può solo pensare questo, e per non scontentare troppo i solerti poliziotti tedeschi che volevano disperatamente aiutare i poliziotti italiani, i loro colleghi italiani, disse sì, sono sicura ma al 50%, cioè essere sicura al 50% vuol dire non essere sicuri per niente, insomma. Ma allora, in questo
scenario di incertezza, alla fine era incertezza, il GIP dispose, e leggiamo il mio saggio, il GIP dispose una perizia calligrafica, affidandola ai due esperti Luigi Altamura e Santi Calleri. Le loro conclusioni furono però divergenti. Altamura escluse sia che il 424 fosse stato scritto dalla Lohmann, sia che il 460 fosse stato scritto dalla Stellmacher, mentre Santi Calleri ritenne verosimile la scrittura del 424 per la Lohmann, che invece si era dichiarata sicura al 50%, e possibile, cioè con minori probabilità, quella del 460 per la Stellmacher, che invece si era ritenuta sicura al 95%. Fu dunque richiesta una seconda perizia, questa volta a Salvatore De Marco, Susanna Contessini e Franco Lotti, con risultati decisamente più favorevoli alle esigenze della procura. Cioè questi tre, tutti e tre, conclusero che effettivamente quelle due scritte potevano essere assegnate alle due impiegate, con qualche problema in più per il 424, ma comunque sostanzialmente la perizia calligrafica di questi tre consulenti andò nella direzione della procura. Ora, il fatto che un grafologo prima di loro avesse escluso che le due scritture appartenessero alle due impiegate lascia pensare o la grafologia è una scienza del Menga, oppure bisogna sempre pensare alla disponibilità dei periti nei confronti del loro committente, che è un discorso che comunque poi faremo. Questa perizia sembrò convincere anche il giudice Ferri, che era scetticissimo, il giudice Ferri che assolse Pacciani e demolì la sentenza di primo grado. Però in questo caso lui si sentì in dovere di sostenere anche lui che molto probabilmente quel blocco era stato proprio comprato in quel negozio. Leggiamo quello che scrisse in sentenza. Il blocco fu acquistato probabilmente nel negozio Prelle Shop di Osnabrück e in data antecedente a quella dell'omicidio del Meyer e del suo amico Russ, conclusione la cui possibile valenza indiziaria va comunque commisurata al fatto che Osnabrück è una città di circa 163.000 abitanti, sede di istituti universitari e del più volte citato Istituto Superiore di Progettazione e Disegno, e al fatto che il negozio Prelle Shop è un grande negozio su 3 piani, con grande smercio quotidiano. Insomma, Ferri si sentì in dovere di ammettere che quel blocco molto probabilmente era stato venduto proprio dal Prelle Shop, però scrisse anche che non era detto che l'avesse comprato Host. Perché? Perché la città era grande e era sede cioè c'erano molti studenti e evidentemente ritenne che qualcuno che aveva comprato quel blocco proprio in quel negozio lo avesse poi portato in Italia e fosse finito nelle mani di Pacciani. Sì, però qui dobbiamo dire che in questo caso non si può essere d'accordo con il giudice Ferri. Io sono quasi sempre d'accordo con quello che lui scrisse in sentenza, ma in questo caso non posso essere d'accordo. Cioè, se di quel blocco si fosse dimostrata la provenienza dal Prelle Shop, un negozio di una città dove aveva studiato Host, e la probabilità che Pacciani l'avesse preso dal furgone di Host diventava molto molto alta, insomma, cioè era difficile, veramente difficile che un blocco venduto in quel negozio di quella sperduta città, sì, 160.000 abitanti, non è che fosse grandissima, comunque nella Germania del Nord quel blocco lì fosse capitato in Italia. Però a questo punto bisogna chiedersi quanto ci sia da affidarsi delle perizie grafologiche. La cosa, diciamo, questo clima di disponibilità estrema dei periti nei confronti del PM è dimostrato anche da un fatto, dimostrato, insomma, è così, dall'idea questo fatto, no? Leggiamo dal mio saggio. Tra i tecnici della seconda perizia ce ne fu uno che si distinse in modo particolare per eccesso di zelo, come emerse durante la sua deposizione. Si tratta di Salvatore De Marco, che non si era limitato a esaminare le cifre sul retro del blocco, unico oggetto dell'incarico ricevuto, ma disponendo il suo studio di adeguata strumentazione, luce radente, si era messo a cercare scritte latenti sui fogli, trovandone a suo dire anche in lingua tedesca, quindi possibili tracce di appunti di Horst Meyer. In poche parole, da consulente tecnico si era trasformato in un vero e proprio investigatore al servizio del PM.
un clamoroso travalicamento di compiti che la difesa Pacciani non stigmatizzò per come avrebbe dovuto. Il tema era poi stato approfondito in una perizia apposita affidata alla polizia scientifica, i cui esiti emersero in tutta la loro imbarazzante nullità durante la successiva deposizione di Francesco Donato, un agente della scientifica, tra presunte stranierissime W che, guardate al contrario, diventavano italianissime M. Per non parlare del confronto calligrafico tra queste tracce e la scrittura di Horst Meyer, il cui risultato fu del tutto negativo. Insomma, il consulente De Marco si dimostrò pieno di zelo, addirittura facendo più del richiesto, e questo la dice lunga sulla sua predisposizione a soddisfare le esigenze appunto del PM. No? Io penso che questi tre consulenti avrebbero dovuto non avere contatti l'uno con l'altro, ognuno esprimere il proprio parere e poi metterli assieme e vedere un po' quello che c'era dietro. Come credo fecero i primi due, perché i primi due dettero uno un risultato e uno un altro. Io penso che invece questi tre probabilmente prima di fornire i loro risultati si sentirono e come, c'è un sospetto che ho. Adesso andiamo a esaminare, abbiamo detto che la scritta era di due grafie diverse, una delle due parti, quella a destra, il prezzo, 4,60 che tutti erano d'accordo che era il prezzo in marchi. Il titolare del negozio, che poi non so, il signor Westerholt, non so se era il padrone o se era il direttore, in ogni caso rintracciò delle fatture di acquisto dell'82. Nell'82 questo blocco veniva venduto a 5 marchi e 90. Secondo le sue valutazioni, fatture precedenti non ne fornì, una cosa un po' strana, però secondo le sue valutazioni nell'80-81 questo blocco veniva venduto proprio a quella cifra di 4,60. Ora nell'80-81 si deve notare subito una cosa, che quell'80-81 era proprio il periodo in cui Horst aveva studiato a Osnabrück. Qui c'è incertezza, perché la sorella disse che aveva studiato nell'80 e nell'81, questo in un primo momento. Successivamente credo che estese questo periodo fino all'83, perché nella sentenza di secondo grado si leggono entrambe le date. In ogni caso, queste fatture sono emerse in questo sito, Il mostro di Firenze di Enrico Manieri. Ecco, Enrico Manieri scrisse parecchio tempo fa, adesso non mi ricordo la data, un bell'articolo su questo Skizzenbrunnen, presentando le fatture d'acquisto e arrivando alla conclusione alla quale arriverò io in un modo un po' diverso da lui, ma arrivandoci già a lui, che questo blocco era stato acquistato molto prima dell'80-81, comunque ci arriveremo. C'è questo bell'articolo e lui mette le immagini di queste 5 fatture. Allora, qui ne vediamo una, la prima, del 8 maggio 1982. Ecco, purtroppo io lo devo dire, cioè anche lui ha questa brutta abitudine di deturpare i documenti con queste scritte. Poi questa addirittura va anche a rendere illeggibili in alcune fatture dei punti che già le immagini non sono di gran qualità, però lasciamo perdere. Allora, si può notare che c'è una colonna di scrittura manuale e quella colonna lì è il prezzo di vendita nel negozio, cioè in sostanza queste sono fatture d'acquisto e riportano il prezzo che il produttore, il distributore del blocco faceva al negozio. Qualcuno che prendeva in mano questa fattura segnava accanto a questo costo, chiamiamolo costo, il prezzo di vendita, che generalmente viaggia sul doppio e qualcosa in più. La riga del blocco in questione, 17x24, è contrassegnata dal codice 47550. Ecco, lo vediamo qui. Qui c'è questo specchietto che io ho fatto. Ci sono le 5 fatture, ognuna con la sua data. Ecco, vediamo che in queste fatture il prezzo d'acquisto, che non è quello segnato sulla fattura in colonna, ma è maggiorato del 13% di IVA, che viene riportata in fondo in globale. Ecco, vediamo che nella prima fattura il prezzo di acquisto del blocco era 2,85 marchi, il prezzo di vendita 5,9.
con un ricarico del 107%, cioè il costo veniva più che raddoppiato. Se andiamo avanti vediamo che si mantiene il prezzo di acquisto per un po', poi aumenta fino a 3 e conseguentemente aumenta anche il prezzo di vendita, prima in un modo poi in un altro, insomma per dei ricarichi che vanno dal 106% fino al 113%. E allora in quegli anni bisogna tenere presente che c'era nel mondo credo, un'inflazione molto più alta di oggi. Beh, a parte oggi che c'è stato questo picco per l'energia, lì, per la guerra, che sappiamo. Però poi l'inflazione si è stabilizzata nelle monete occidentali, euro, dollaro, si è un po' stabilizzata su valori normali. In quel tempo, negli anni 70-80, c'era un'inflazione galoppante. In Italia era un'inflazione a 2 cifre, addirittura si arrivava quasi al 20%. E mi ricordo che c'era la contingenza, no? Che cercava di mettere a riparo le buste paga da questa inflazione galoppante, che a sua volta poi andava a incrementare ancora l'inflazione. Ma anche in Germania c'era un'inflazione non indifferente. Lo vediamo in questo specchietto, dove ci sono le inflazioni del periodo dal 74 all'85, Italia, Germania, quelle che ci interessano, poi c'è anche Francia, America e Giappone. Anno per anno c'è l'inflazione di quell'anno. Ecco, allora, da questo specchietto si riesce poi a risalire, andando a ritroso, al momento in cui il prezzo di vendita di quel blocco poteva essere i 4,60 che Westerholt colloca nell'80-81, ma vedremo che è in data anteriore. Ecco, leggo dal mio saggio. Nel 1982 si era avuto un'inflazione del 5,3%, con un aumento teorico del prezzo del blocco da 5,90 a 6,21 nel 1983, cioè nell'82 il blocco si vendeva a 5,90, nell'82 c'era stata l'inflazione al 5,3%, nell'83 il prezzo era stato adeguato a 6,20 con un valore che si avvicinava molto a quello calcolato con l'inflazione, che invece sarebbe stato di 6,21. Nel 1983 l'inflazione era stata del 3,3% e il prezzo teorico nel 1984 avrebbe dovuto essere 6,41, reale 6,40. Questa regola empirica è importante poiché ci consente di ipotizzare l'anno nel quale il prezzo del blocco praticato al Prelle Shop avrebbe potuto collocarsi attorno ai 4,60 marchi, andando a ritroso con partenza dal valore noto 5,90 riportato nella fattura del maggio 1982. E qui abbiamo questo specchietto, dove abbiamo che se partiamo, qui la tabella parte dai 6,20 dell'83 e va in basso, va in giù, applicando sempre l'inflazione, e arriviamo che nel 77 il prezzo di vendita poteva essere circa 4,73, nel 76 4,53 e qui siamo proprio al 4,60 scritto sul blocco trovato in Casa Pacciani. Allora, leggiamo dal mio saggio. Per ottenere un prezzo attorno ai 4,60 marchi è necessario scendere agli anni 76-77 e questo fatto abbassa enormemente la probabilità che il blocco fosse stato acquistato da Horst Meyer. Per quale motivo il ragazzo avrebbe dovuto tenerlo da parte per 6 o 7 anni fino a decidere di usarlo proprio a ridosso del suo ultimo sfortunato viaggio? Ricordo che il blocco era quasi intatto, mancavano poche foglie all'inizio. E cosa aveva fatto Horst? L'aveva comprato nel 76-77 e poi aveva deciso di portarselo dietro 7-8 anni dopo? Per di più Horst aveva frequentato la scuola di grafica di Osnabrück soltanto a partire dal 1980, come riporta la sentenza di secondo grado. Questi dal 1980-81 al 1983 aveva frequentato una scuola di disegno e grafica. Abbiamo visto che la sorella aveva dichiarato in precedenza che era fino all'81 che aveva studiato lì. E qui dice: si noti che la valutazione dell'anno di vendita fornita dal compiacente signor Westerholt era stata, non certo a caso, proprio 1980-1981, senza presentare nessuna fattura. Ora, questo fatto che non avesse presentato nessuna fattura a me puzza, cioè
aveva presentato una fattura dell'82, ma guarda caso una fattura dell'80-81 non l'aveva presentata, magari in quella fattura c'era scritto un prezzo un pochino diverso dal 4,60, no? Si dovrebbe quindi ipotizzare che la passione del ragazzo per il disegno fosse nata in precedenza al suo corso, il che è ragionevole, ma soprattutto che lo stesso ragazzo si fosse recato apposta a Osnabrück, distante poco più di 30 km da Lenford, il paese dove lui abitava, per acquistare album da disegno nel negozio Prelle Shop, il che appare improbabile. E insomma, perché? Mettiamo pure che il ragazzo avesse questa passione del disegno già in quegli anni lì, 76-77, ma per comprare un album da disegno che sarebbe andato nel negozio Prelle Shop di Osnabrück? Sì, è possibile, ma rientriamo sempre in quelle improbabilità di cui abbiamo parlato prima, no? Però c'è di peggio. Ma ad assestare un colpo ancora più pesante alla credibilità della prova Schizzenbrunnen è un'altra delle conseguenze dovute alla retrodatazione del suo acquisto. La signora Lohmann aveva lavorato nel reparto articoli da disegno del Prelle Shop soltanto a partire dal 1980. La signora Lohmann, quella che avrebbe scritto quel 424. Lo riporta la sentenza di primo grado. Lohmann Jenner Marina, infine, affermava che avendo lavorato presso la Prelle Shop nel settore articoli da disegno nel periodo dal 1980 al 1987, e poi prosegue, e qui però ci interessa a noi che la signora aveva lavorato nel settore articoli da disegno, non so se aveva lavorato prima in altri, comunque in quel settore dall'80 all'87. Quindi non poteva essere stata lei a aver scritto il numero 424 sulla quarta di copertina, come invece avevano stabilito le perizie calligrafiche, e questo ci deve dire che le perizie calligrafiche le possiamo buttare anche dove è meglio non dire, no? Perché se i risultati sono questi, quale affidabilità gli si può dare? A questo punto affrontiamo un argomento un po' delicato, un po' antipatico, che è quello dell'affidabilità come testimoni dei parenti delle vittime, in particolare in questo caso l'affidabilità di Heidemarie. Cioè Heidemarie, la sorella di Meyer, disse delle cose che poi si sarebbero rivelate poco plausibili, lo rilevò il giudice Ferri. La donna era stata interpellata telefonicamente il 14 e il 15 giugno, prima che Perugini andasse in Germania, e aveva dichiarato che il fratello potrebbe aver comprato analoghi blocchi da disegno di marca Brunnen ad Osnabrück, nei seguenti negozi Heinzemann e Prelle Shop. Questo si legge nella nota di Perugini del 12 giugno. Una settimana dopo, davanti all'investigatore, il condizionale era completamente sparito. Il suo fratello usava spessissimo quei blocchi e li usava anche lei, che pure si dilettava di disegno, per la loro ottima qualità. Scrisse Ferri in sentenza: è quindi evidente che nel breve intervallo temporale fra i primi due contatti, semplicemente telefonici, e l'esame a verbale, qualcuno o qualcosa sollecitò energicamente la memoria della Meyer Heidemarie, sicché ricordi incerti e generici divennero certi e precisi, al punto che la giovane esibì e mise a disposizione degli ufficiali di polizia italiani un altro blocco Schizzenbrunnen più grande, asserendo che fosse stato acquistato dal fratello, laddove è certo, per le ragioni che si specificheranno in seguito, che esso fosse stato acquistato dopo la morte di Horst. In effetti, qui c'è il mio saggio, Heidemarie consegnò a Perugini un blocco dello stesso tipo, ma un po' più grande, 24x34, a suo dire acquistato da Horst e da lei utilizzato e conservato per ricordo. Ma su di esso era segnato un prezzo, sempre a matita, e questo poi vedremo, di 10,20 marchi, mentre a quanto risulta dalle fatture d'acquisto del negozio Prelle Shop,
nell'ottobre 1983 uno Skizzenbrunnen di quella dimensione veniva venduto a prezzo minore, 10 marchi. Insomma, nella fattura del 10 ottobre 83 il prezzo segnato a matita da chi aveva messo questo prezzo accanto al costo era 10 marchi e non 10,20. Sembra niente, no? Però si dice che il diavolo si nasconde nei dettagli e questo è un dettaglio importante. Insomma, se nell'ottobre 83 nel negozio per shop il prezzo era 10 marchi, non poteva essere 10,20. Evidentemente, quando era stato scritto quel 10,20, ci si era un po' confusi, credo. Quindi il blocco non poteva essere stato acquistato da Horst, almeno non al Prelle Shop, per cui si deve per forza concludere che la sorella aveva mentito. Questo è, bisogna arrivare a questa conclusione. Il che getta ombre inquietanti anche su tutte le altre sue affermazioni, compresa la più grave, sull'abitudine del fratello di tracciare i propri disegni su blocchi Brunnen. È infatti inevitabile chiedersi il perché la donna non ne avesse mai esibito neppure uno. Cioè, questi disegni che il fratello avrebbe tracciato su questi blocchi Brunnen, che a lui piacevano, dov'erano? Agli atti non ne esiste nemmeno uno. Cioè, Heidemarie, che aveva tenuto questo blocco che poi consegnò nuovo come ricordo del fratello, non fu in grado di presentare nemmeno un disegno fatto su una carta di questi blocchi. 2 disegni li aveva ritrovati e inviati per fax all'autorità italiana, ma certamente la carta non era del tipo Skizen, altrimenti l'accusa le avrebbe presentati come prova. È evidente, no? Lei inviò nell'immediato, prima che Perugini andasse in Germania, inviò questi 2 disegni via fax, dicendo che erano 2 disegni del fratello, ma non disse che erano su carta Skizen. E il Perugini, quando andò in Germania, con il suo bottino non comportò disegni di Horst Meyer fatti su carta Skizzenbrunnen. E questa è una cosa che, insomma, lascia un po' perplessi, no? Diciamo la verità. Qui bisogna fare un discorso sui parenti delle vittime, cioè, allora, io penso che nessuno di noi può immaginare il dolore che possono aver provato e possono tuttora provare, immagino, i parenti delle vittime del mostro. Cioè già la morte di un caro così giovane come erano questi ragazzi è un evento, un lutto, penso, io un lutto così non l'ho mai avuto, ma penso che sia veramente un lutto difficile da sostenere, che magari può diminuire con il tempo. Nel caso di un delitto deve essere ancora più grave, perché lì non è stata una fatalità, magari un incidente stradale, ma è stato qualcuno che ha ucciso un altro. L'unico modo per attenuare il dolore in questi casi è la punizione di questo qualcuno, questo è inevitabile, cioè è inevitabile anche il sentimento che può provare una di queste persone, di questi parenti delle vittime, un sentimento di odio, di risentimento. Si gli parla, sì, voglio giustizia, però la gente, parliamo pure, se vogliamo, di vendetta. Cioè io stesso, se mi dovesse capitare una cosa del genere, io prenderei l'assassino e lo torturerei a morte, lo farei, non mi vergogno a dirlo, no? Io posso capire questo bisogno di rifarsi sul responsabile di questo lutto da parte dei familiari delle vittime. Ora pensiamo quando questo responsabile non c'è, deve essere una cosa proprio insopportabile, non avere qualcuno sul quale riversare il proprio odio, il proprio risentimento deve essere una cosa che ti distrugge dentro. A questo punto mettiamoci nei panni di questa povera ragazza che per tanti anni aveva, insieme ai suoi genitori, aveva sofferto in questa situazione che ho appena descritto. Leggiamo il mio saggio. Nel caso di Heidemarie e del padre, lasciati soli per anni nel doloroso ricordo di un congiunto ucciso senza motivo in un paese straniero, la comparsa improvvisa di poliziotti italiani che finalmente si presentavano con un quasi certo colpevole fa capire il perché si fossero messi fin troppo a disposizione. Qualsiasi persona interessata alla giustizia vera non può che guardare con raccapriccio a questo episodio, raccontato più volte da Perugini, qui in un'intervista a Repubblica del 17 gennaio 93. Ascoltate bene.
Parole di Perugini. Di una scena non mi scorderò mai. A giugno andammo in Germania per mostrare ai parenti di 2 delle vittime del maniaco alcuni oggetti trovati a casa di Pacciani. Il vecchio Meyer, padre di Horst, ucciso con l'amico in un bosco, capì che potevamo farcela. Mi abbracciò, ancora sento le sue braccia intorno al collo. Ecco. In casi come questo, il mio saggio continua, è evidente che il bisogno dell'uno di trovare giustizia e dell'altro di offrirla possono facilmente portare all'accanimento sulla persona sbagliata. E allora la vittima, suo malgrado e per responsabilità non certo propria, ma di chi glielo permette, diventa un aguzzino, finendo anche per dimenticare che per un innocente in carcere c'è sempre un colpevole fuori. Purtroppo assistiamo quotidianamente a questo atteggiamento dei parenti delle vittime verso il presunto colpevole. Anche certezze su questo presunto colpevole non ce ne sono. Io non voglio fare tanti nomi, ma uno lo voglio fare, quello di Marta Russo, la povera ragazza Marta Russo. Furono incolpati 2 ragazzi assolutamente innocenti e i genitori di Marta Russo in tribunale si scagliarono contro di loro, e io, ripeto, li posso capire, ma l'assassino della loro figlia è ancora in giro e non è stato minimamente toccato da nessuna punizione. Passiamo ad altro argomento, che è quello dell'etichettatrice. Quella scritta sul retro del blocco era una scritta a matita. Erano 2 scritte, a dire il vero, e anche questo è importante, 2 scritte fatte da 2 persone diverse. La cosa era strana perché nel negozio Prelle Shop, in quegli anni là, fu testimoniato da Westerholt, gli articoli di quel tipo venivano contrassegnati da una etichetta autoadesiva con il prezzo. Questa etichetta autoadesiva veniva prodotta da un'etichettatrice. Allora, leggiamo dal mio saggio. Al Prelle Shop, come in qualsiasi altro negozio di una certa dimensione, nel prezzare gli articoli si usava un'etichetta autoadesiva stampata da un'apposita etichettatrice e non una matita. Nel proprio libro Perugini riconobbe l'anomalia, ma fece di necessità virtù, cercando di girarla a suo favore. Vediamo come. È abbastanza strano che quei numeri siano stati scritti a mano. La macchina etichettatrice doveva essersi rotta. Ogni tanto succede, ma io penso che non è strano, è magnifico, è meraviglioso, straordinario. Una straordinaria coincidenza, come se qualcuno, Q maiuscola, per il quale il tempo non esiste, ci abbia messo la mano, per darci una mano. Allora, Perugini fa intervenire il Padre Eterno, che avrebbe dato una mano agli investigatori italiani facendo rompere l'etichettatrice, facendo intervenire le 2 impiegate con le scritte a mano. E qui innanzitutto bisogna dire che quell'etichettatrice dovrebbe essere rimasta rotta a lungo, perché le 2 scritte componenti la scritta intera vennero fatte evidentemente in tempi diversi, se no non c'era motivo che le avesse scritte prima una e poi l'avesse scritta un'altra, no? Per cui quell'etichettatrice doveva essere rimasta rotta a lungo. Comunque, a suggerire a Perugini che ci fosse stato l'intervento del Padre Eterno erano state 2 impiegate del negozio. Leggiamo dalla sentenza di primo grado. Angelica Becker Hagenschiecker, che ebbe a lavorare come commessa dal 1980 al 1985, aggiungeva una circostanza interessante, che integrava quanto riferito dal Westerholt. Costui faceva molta attenzione a che tutti i prodotti fossero contrassegnati con l'apposita etichetta recante il prezzo. Cioè, come tutti i tedeschi, Westerholt era molto preciso e non transigeva, cioè si doveva mettere il prezzo con l'etichetta autoadesiva. Però spesso, per via della fretta, non avendo a portata di mano l'etichettatrice, le merci venivano contrassegnate a matita. Sentita la Stellmacher il 22 giugno 92, costei aggiungeva una circostanza che confermava e integrava quanto riferito dalla Hagenstecker
In condizioni normali, solo alcuni singoli articoli, come i registri, venivano di regola contrassegnati a mano, mentre sia il prezzo che il numero di merce venivano applicati a tutti gli altri con un'etichettatrice. Ma il sistema manuale poteva trovare comunque occasionale applicazione anche ad articoli diversi nel caso in cui l'etichettatrice fosse difettosa o non se ne potesse disporre in quel preciso momento. Allora, e qui bisogna ancora pensare alla dea fortuna, come appunto Perugini riconosce nel passo del libro che ho appena letto, no? Che aveva proprio fatto rompere l'etichettatrice nel momento in cui veniva prezzato il blocco che poi sarebbe finito a casa di Pacciani. Sarebbe stato comprato da Ostia e poi sarebbe finito a casa di Pacciani. Insomma, ma questa etichettatrice poteva essere, cos'era questa etichettatrice? Era una macchina in una stanza che se si era rotta aveva bisogno dell'intervento del tecnico, che magari poteva avere bisogno di un pezzo di ricambio che doveva ordinare, che magari ci metteva una settimana ad arrivare e nel frattempo era stato scritto era stata fatta sia una scritta che l'altra. Non è così. Una macchina etichettatrice l'abbiamo già vista, ma comunque è questa. Se ne vendono ancora oggi, anche se oggi abbiamo i barcode che rendono le macchine etichettatrici non più usate praticamente. Questo è un oggetto di poco costo, se ne possono comprare su Amazon a 20-30 euro, un oggetto che si tiene in mano, che immagino in quel negozio lì, visto se si usava per questi articoli, ce ne saranno state a bizzeffe, ce ne saranno state 3, 4, 5, magari lo stesso Prele Shop, siccome è un articolo praticamente è un articolo che ha a che fare con l'ufficio, e poteva essere venduto anche da loro, poteva anche essere venduto nel negozio stesso. Per cui che la rottura di un'etichettatrice che magari poteva essere usata da un'impiegata in quel momento potesse portare a scrivere i prezzi a mano perché non ce n'era un'altra, non è credibile, cioè è una cosa che non è credibile. Insomma, io penso che e poi non c'era nemmeno tutta questa urgenza, cioè non è che come se, che ne so, si rompe la cassa nel momento in cui un cliente sta comprando qualcosa, si rompe la cassa, a quel punto non so, devo dargli il resto, me lo tiro fuori dalla tasca, prendo il mio portafoglio e gli do il resto. In questo caso questa etichettatura non veniva fatta a fronte di un cliente che ti chiedeva il blocco. I blocchi venivano comprati, immagino, con qualcuno che ancora era lì, venivano comprati, abbiamo visto che c'erano tante fatture, perché venivano comprati spesso. Non c'era tutta questa esigenza di mettere questa etichetta subito. Se si era rotta un'etichettatrice, magari qualcuno ce n'aveva una che stava usando lui, diceva vabbè aspetto che ha finito, poi me la dai, intanto magari ne compreremo un'altra. Insomma, mi sembra che sia più plausibile questa situazione. Torniamo ancora alla scritta e esaminiamo l'altra parte, il 424, che stava a sinistra. Ricordiamoci, 424 scritto prima, evidentemente, e il 460 scritto dopo. Quel 424 era un bel problema per i nostri investigatori, perché nessuno a Prele Shop sapeva il significato. Non lo sapeva nemmeno la signora Lohmann, che aveva riconosciuto al 50% la sua scrittura. Non lo sapeva nemmeno la Stelmach, non lo sapeva nemmeno Westerholt, non lo sapeva nessuno. Quel 424 che significato aveva? È chiaro, no? Che se non veniva scoperto il significato di quel 424, questa prova che il blocco provenisse da Prele Shop cadeva miseramente. Però fu trovato il modo di dare un significato a quel 424. Qui bisogna leggere il libro di Perugini per comprendere la costernazione sua e dei suoi colleghi. Giorno dopo giorno tutti i pezzi vanno a sistemarsi al loro posto, tutti tranne uno. Abbiamo probabilmente trovato anche colei che ha scritto 424 sul nostro blocco. Si chiama Lohmann, ha lavorato pure lei al Prele Shop e come diverse altre commesse del negozio ha riconosciuto nel 460 la grafia di Annegrethe Stellmacher. Però non si ricorda affatto cosa significhi quel 424 che crede di aver scritto di suo pugno, crede al 50%. Spiacente, proprio non le viene in mente. E non viene in mente nemmeno al signor Westerholt, direttore da tanti anni del Prele Shop.
Herr Westerholt è brusco e categorico, non gli piacciono le perdite di tempo. Nein, non lo ha scritto lui quel numero, impensabile. Lui non si occupa delle vendite. Nein non si riferisce né a un fornitore né a un cliente e neanche a un vecchio prezzo. Nein non può trattarsi nemmeno di un particolare tipo di merce. Fino all'85 le merci sono state contrassegnate da un numero accompagnato da una lettera dell'alfabeto. Questo dice che nell'85 probabilmente ci fu l'informatizzazione del negozio e questo codice di 2 sole cifre non era adatto a un computer. Probabilmente prima non era informatizzato. Io mi ricordo, io sono un informatico, ho iniziato a lavorare nel 79, in quegli anni si informatizzavano le aziende, cioè si arrivava in un'azienda non informatizzata e si informatizzava, comprava un mini computer e si faceva il sistema per l'azienda. Può darsi che fosse successo anche lì. La sua voce, tagliente come il vento della bassa Sassonia, mi fa venire la febbre, ma perdiana. Qualche significato ce lo deve pure avere quel numero maledetto. Non sarebbe Herr Westerholt così gentile da fare una piccolissima indagine interna per vedere se c'è qualcuno che se lo ricorda? Jawohl! Se ne occuperà nei limiti del suo poco tempo disponibile e ci farà sapere. Danke, Herr Westerholt, dice Klose al telefono, lanciandomi un'occhiata e facendo spallucce. Klose era l'ispettore della Kriminalpolizei di Osnabrück, che era molto molto disponibile nei confronti dei suoi colleghi italiani. Vedremo come. E alla fine il solerte ispettore Klose trovò il modo di far quadrare il cerchio. Vale la pena godersi fino in fondo il drammatico resoconto di Perugini, al quale in ogni caso bisogna riconoscere un ottimo pregio letterario. E questo è vero, è un libro, il libro di Perugini è scritto molto bene. Io non so qual è stato l'intervento degli editor della Mondadori, mi sembra Mondadori. Gli editor fanno miracoli, però il risultato finale è veramente pregevole. Sentiamo come racconta Perugini, come avvenne questa scoperta del significato di quel 424. Dovevamo partire mercoledì 24 giugno, ma ho deciso di rimandare di un giorno. La mattina del 25 Klose deve sentire altri 2 testi e mi pare che sia proprio il caso di esserci. Inoltre, il signor Westerholt non ci ha ancora fatto sapere un bel niente e io non me ne voglio andare senza aver chiarito tutto il possibile. Non voglio continuare a lambiccarmi sul significato di quel 424 e a sognarmelo di notte. Così la mattina di giovedì, alle 7:30, dopo essermi bevuto mezzo litro di caffè, sono piombato negli uffici della Cripo. Simonetta, l'interprete, che aveva viaggiato insieme ai 3 poliziotti, ai tre agenti, 2 erano carabinieri, mi ha raggiunto poco dopo, trafelata, chissà cosa aveva fatto, senza aver fatto colazione e sentendosi in colpa. La guardo in faccia e penso che invece dovrei sentirmi in colpa io. Poco dopo arrivano le testi, entrambe ex commesse del reparto, cancelleria del Prelle Shop, le quali confermano che 4,60 è stato probabilmente scritto dalla Stellmacher. Poi se ne vanno. Klose ci guarda con aria interrogativa. E adesso? Il mio convincimento che i poliziotti ragionano tutti nello stesso modo è confermato dal fatto che, prima ancora che io glielo chieda, Klose forma il numero di Herr Westerholt. Guten Morgen, Herr Westerholt, ich bin. Dopo 10 minuti sono ancora al telefono. Vuoi vedere che stavolta il direttore del Prelle ha qualcosa da dire? La conversazione fra i 2 si prolunga e sembra mettere sempre più a disagio Simonetta, che tende il collo in avanti come un decapitando in attesa della mannaia. Pietro e io siamo congelati nello sforzo di capire. Klose evidentemente si sente frugato da nostri sguardi e dopo essersi scusato con il suo interlocutore, «Ein Moment, bitte!» si rivolge a noi e comincia a parlare, ma si interrompe di lì a poco. Interdetto. Simonetta sta piangendo. Lacrime silenziose le rigano il volto e cadono sul petto che sussulta nello sforzo di trattenere i singhiozzi. L'atmosfera deve essere stata drammatica. Quando le diciamo di calmarsi e le chiediamo perché pianga, ci guarda stupita. Stiamo piangendo anche noi. Abbiamo capito. Ma Simonetta ci riferisce lo stesso quello che Westerholt ha detto all'ispettore Klose e che spiega il perché di quel 424 sul retro del nostro blocco. Non si tratta di un unico numero, sono 3.
e sono dovuti al fatto che 10 anni prima al Prelle hanno iniziato a sperimentare dei codici numerici per computerizzare la gestione del magazzino merci. La prima cifra indica il mese, la seconda l'anno e l'ultima il genere di merce. Questo significa che il blocco da disegno era stato preso in carico dal magazzino della ditta nel mese di aprile 1982. Di conseguenza le date che Pacciani ha apposto sulle sue pagine sono fasulle. Nel mio intimo lo sapevo già. E qui bisogna dire che furono presi due piccioni con una fava. Cioè, da una parte si chiarì il mistero di quel 424, e il che non è poco, perché se non fosse stato chiarito la prova non avrebbe avuto senso. Ma di più, si stabilì anche tramite quel codice che quel blocco era stato caricato al magazzino Prelle Shop nell'aprile 82, il che rendeva gli appunti di Pacciani 80-81 come trascritti. Però qui c'è da dire che i conti non tornano. Allora, leggiamo dal mio saggio. Se anche quella telefonata avvenne davvero, la telefonata tra Close e Westerholt, certamente non fu il titolare del negozio, cioè Westerholt, a ricordare il significato del codice. Fu l'ispettore Close a suggerirglielo, dopo che già lo aveva fatto il 23 o al massimo il 24, cioè un giorno o 2 giorni prima, telefonando alla signora Stellmacher, come la stessa avrebbe riferito un anno dopo. Lo si legge nella sentenza di primo grado, cioè le dichiarazioni della signora Stellmacher smentiscono questa ricostruzione di Perugini, perlomeno smentiscono il fatto che il significato di quel 424 sarebbe emerso durante quella telefonata. Leggiamo dalla sentenza di primo grado. Nell'ultima deposizione, in data 16 giugno 93, la Stellmacher ha poi fornito un'interpretazione della cifra 424, che coincide esattamente con quella data dal Westerholt, spiegando che a ciò era giunta dopo che l'ufficiale di polizia giudiziaria di Osnabrück, signor Close, 2 giorni dopo il primo interrogatorio che aveva subito lei, l'aveva richiamata telefonicamente chiedendole se la composizione della cifra 424 potesse avere quello specifico significato. Cioè Close aveva chiamato la Stellmacher e le aveva detto: non è che magari quella cifra 424 ha questo significato, cioè mese, anno di carico a un magazzino e tipo di merce. Evidentemente Close si era lambiccato per arrivare a questa possibile interpretazione. Era bastato quel piccolo spunto e le era tornato tutto in mente, con chiarezza, tanto da non aver nessun dubbio in merito, non avendo poi parlato né con ex colleghi della Prelle né tantomeno col titolare Westerholt. Insomma, vediamo questa telefonata di Close alla Stellmacher quando sarebbe avvenuta. Sarebbe avvenuta, secondo il libro di Perugini, la Stellmacher era stata interrogata il 21, mentre nella suddetta sentenza, quella di primo grado, si legge: sentita la Stellmacher Egeton e Magda il 22/6/92, per cui sembrerebbe, secondo la sentenza, che la Stellmacher sarebbe stata sentita il 22. In ogni caso, i 2 giorni dopo il primo interrogatorio portano in un caso al 23, in un caso al 24, sempre prima di quel 25 in cui ci fu la telefonata Close-Westerholt, con la drammatica reazione dell'interprete Simonetta, della graziosa interprete Simonetta, che si mise a piangere, e si misero a piangere anche addirittura i 3 agenti. La stessa sentenza di primo grado quindi riconduce la decrittazione di quel codice non al personale o al proprietario del negozio, ma al fin troppo solerte ispettore Close. In ogni caso Westerholt raccolse l'assist, ricordandosi dell'esperimento informatico del 1982, nel quale si sarebbe inquadrata quella misteriosa codifica. Sia Close che Westerholt fecero insomma di tutto per togliere gli investigatori italiani dall'imbarazzo di quello strano numero. Però la loro soluzione era una soluzione piena di incongruenze, cioè il classico caso del diavolo che fa le pentole ma non fa i coperchi. Allora, cominciamo innanzitutto a dire, innanzitutto chi vi sta parlando è un informatico. Io ho
ho studiato informatica a Pisa, nel 79 ho iniziato a lavorare a Milano e mi sono subito trovato di fronte al problema delle informatizzazioni delle aziende, che in quel tempo era il pane quotidiano. E in quel caso si tratta di decidere gli archivi come sono fatti e i codici, assegnare un codice a ogni elemento di questo archivio, che fossero, che ne so, pezzi di stoffa, o appartamenti o compagnia bella, bisogna assegnare un codice e questa è un'operazione importante perché il codice deve avere determinate caratteristiche. A quel tempo già si cominciava ad avere codici parlanti che così vedendoli non erano un semplice numero ma davano delle indicazioni su quel codice cosa poteva significare. Caso tipico di codice è il codice fiscale, cioè tutti noi abbiamo un codice fiscale fatto in un certo modo, composto dal nome, cognome, data di nascita, c'è un meccanismo, un algoritmo che porta poi ad avere questo codice, anche la città di nascita, la cifra finale che è una cifra di controllo di tutte le altre, alla fine queste 13 cifre contrassegnano ognuno di noi. Allora, il codice fiscale ha due importanti caratteristiche. La prima caratteristica è quella della stabilità, cioè il codice fiscale è quello e rimane quello per tutta la vita, no? Cioè non cambia in tutta la vita. Il problema del cambiamento dei codici è un problema grosso. Succede ogni tanto che si debbono cambiare i codici perché ci si accorge che un codice che era stato magari messo lì, che ne so, 20 anni fa, diventa insufficiente perché il numero di elementi che deve codificare diventano troppi. Allora si è costretti a ampliarlo oppure cambiando anche le caratteristiche, perché con quel codice si vanno a fare dei raggruppamenti e così via. Ecco, questa è una situazione difficile perché poi si deve andare nel database a mettere a posto tutti i codici vecchi e poi si creano dei problemi. Ecco, la stabilità è una cosa importante, è una cosa importantissima. E poi la cosa forse ancora più importante è l'univocità, cioè un codice deve identificare uno e un solo elemento. Se ci sono due elementi diversi che hanno lo stesso codice, abbiamo una collisione di codici con delle drammatiche conseguenze sul database. Infatti il codice fiscale è un codice univoco. Ci sono casi, pare che ci siano casi di collisioni di codici, cioè una persona, dovrebbero nascere due persone nello stesso giorno, nella stessa città e avere lo stesso nome. Pare che all'estero possano succedere più frequentemente perché ci sono delle caratteristiche diverse nei loro codici fiscali, in alcuni casi. In Italia penso che sia veramente difficile che possa succedere. In quel caso lì credo che si va a cambiare qualcosa con qualche meccanismo che io non conosco. In ogni caso l'univocità è un dato importante. Ecco, ora questo codice che era stato architettato dall'ispettore Close aveva queste due caratteristiche, non ce l'aveva nessuna delle due. Parliamo della stabilità. Se il codice significava mese e anno di carico a magazzino, le prime due lettere, allora lo stesso articolo messo a magazzino il mese dopo cambiava codice, cosa che assolutamente in un sistema informatico non è possibile. Seconda cosa, se il tipo di merce, l'articolo, veniva contrassegnato da un solo carattere, la terza cifra, e quanti articoli potevano essere codificati. Cioè a magazzino nel mese di aprile 1982 non venivano caricati soltanto blocchi, ma venivano caricate matite, compassi, righe, squadre e compagnia bella, no? Se quel 4 voleva dire articoli da disegno, era comune a 1000 articoli diversi, no? Per cui non c'era nemmeno l'univocità del codice. Poi un altro fatto, cioè puzza molto il fatto che fosse stato attribuito questo codice a un esperimento informatico. E io, vabbè, li conosco gli esperimenti informatici. Cosa sono gli esperimenti informatici? Sono dei documenti che uno scrive cercando di immaginarsi una struttura di un database, no? Contenente tutti i vari articoli, i vari elementi, quelli che sono dell'azienda. Si sottopone questo documento alla verifica attraverso, non so, gli impiegati, attraverso si faceva, io non so, adesso magari tutte le aziende sono informatizzate, non si farà più, si faceva così, si facevano queste riunioni dove si presentava una proposta e questa proposta veniva verificata, poi se veniva accettato, poi si andava a cambiare, ma questi esperimenti, diciamo così, erano tutti esperimenti sulla carta, cioè non si arrivava mai con un esperimento a mettere questo codice sugli articoli finali.
cioè lì ci si arrivava soltanto dopo aver preso una decisione finale e allora si cominciava a informatizzare l'azienda, si cominciavano a stampare le prime cose, tra cui anche magari i barcode che mi ricordo che già all'inizio degli anni 80 si cominciavano a stampare sulle stampanti. Si faceva quando la cosa era decisa. Poteva essersi verificato questo caso, che era stata presa una decisione, si era partiti in modo così poco sano con questa proposta senza verificarla a fondo e poi in corso d'opera ci si era accorti che questa proposta non funzionava. E allora si era stati costretti, dopo un periodo, a cambiare le carte in tavola. Però questo avrebbe dovuto lasciare tracce incancellabili su tanti elementi, fatture, documentazione dell'azienda. Non è che uno di fronte a questo numero non avrebbe capito di che cosa si trattava, cioè, non ha senso questo. Vediamo a questo punto di dare una possibile spiegazione a questo 424, una spiegazione che io ho cercato di trovare sulla base della mia esperienza anche, no? Secondo me questo 424 indica che quel blocco era stato venduto in un negozio piccolo, un negozio non informatizzato, nel quale non c'era nemmeno un'etichettatrice per mettere le etichette a mano, ma semplicemente si usava scrivere a mano dal proprietario del negozio direttamente sugli articoli, dove era possibile. Perché quelle due scritte differenti? Perché io credo che un negozio piccolo così avesse comprato un certo numero di questi articoli e poi li avesse smerciati via via nel tempo. Comprando dal fornitore un certo numero, magari si riuscivano anche a spuntare un prezzo migliore. Quando questi articoli arrivavano in negozio, ci veniva scritto sopra questo codice e poi venivano messi, diciamo così, in una stanza, in un magazzino. Nel momento in cui c'era bisogno di metterli, diciamo, in vendita, metterli sullo scaffale in vendita, venivano presi e veniva messo il prezzo solo in quel momento. Perché? Perché in quel periodo, ho già detto, c'era un'inflazione molto alta. Per cui mettere un prezzo subito per un prodotto che poi veniva venduto magari dopo un anno non aveva senso, perché si vendeva un prodotto a un prezzo che era inferiore a quello di mercato di quel periodo. Per cui il prezzo si metteva soltanto nel momento in cui si prelevava questo prodotto dal piccolo magazzino, dalla stanza dove erano stivate queste cose, e si metteva lì a quel punto il prezzo e si metteva in vendita. Quel codice cos'era? Quel codice semplicemente non era un codice di computer, era probabilmente un riferimento in un registro cartaceo in cui non era necessaria l'univocità, perché il codice è troppo piccolo, ma era un registro che magari c'erano registri per tipologia di prodotto, si andava con questo codice nel registro, si andava a vedere 424 e magari lì si trovava il prezzo o gli elementi per poterlo calcolare da mettere sul prodotto stesso. Cioè, io penso che avesse anche un senso, forse questo codice non fosse un numero così a caso, c'è un 24 nel codice e c'è un 24 nelle dimensioni del blocco. Il blocco era 17x24, il numero era 424. Io penso che questo numero fosse stato composto da una prima parte che dava il tipo di registro, magari il tipo di articolo in una gamma di articoli che potevano essere appunto i blocchi da disegno, e il 2,4 indicava la dimensione. Magari quello di Ave Maria era 32, mi sembra, sarebbe stato un 432, e un'altra dimensione sarebbe stato 4 più un'altra dimensione. È un'ipotesi, è possibile. Oppure poteva essere anche un numero qualsiasi. In ogni caso, il fatto che fosse scritto a matita e che fosse scritto in due momenti diversi, e appunto come ho detto il codice subito e il prezzo soltanto al momento della messa in vendita, dice che non veniva affatto da un negozio grosso dove c'era uno smercio continuo e non veniva affatto da Brelli Shop. Affrontiamo l'ultimo argomento che riguarda gli appunti che vennero trovati su questo blocco. Allora, questi appunti
ne ho già parlato, erano datati 80-81, ma vediamoli nello specifico. Erano 3 fogli, di cui uno scritto su entrambe le facciate. 2 di questi fogli erano stati trovati attaccati al blocco, però uno di questi fogli credo che durante gli esami si staccò, per cui ne rimase attaccato soltanto uno. Un altro foglio venne trovato nella perquisizione successiva, cioè il blocco venne sequestrato il 2 di giugno, il 13 di giugno venne trovato l'altro foglio staccato. Vediamoli questi appunti. Qui abbiamo l'immagine tratta da insufficienza di prove. Il foglio 1, che è il primo del blocco, nel blocco in cima ce n'erano 2, il primo si era staccato, la facciata 1, pagato lire 16.000 alla signora della caccia e pesca della domanda per la caccia, fra la quale certificato medico, libro, eccetera, eccetera. Importante, oggi, 10 luglio 1980, mi deve arrivare la risposta per esame. Per cui questo foglio sarebbe stato scritto il 10 luglio 1980. Questo foglio, la facciata sottostante, la facciata 2. Fatta visita oculistica per occhiali, 25.000, già ordinati per martedì sera, ore 7, giorno 15 luglio 1980. 2 diottrie in più, per cui in questo foglio c'erano date del 10 luglio e del 15 luglio. Il foglio 2 era l'unico rimasto attaccato al blocco, sotto questo, scritto su una sola facciata. Oggi 13 luglio 1981. Prendo dal lotte un ballino di cemento per murrare la porta del gas e 2 carriole di sabbia e 6 kg di cemento, appronta lire 8.000. 2 carriole con una R sola. Manodopera da me svolta giorni 2. Abbiamo poi il foglio 3, trovato successivamente, scritto su una sola facciata. Oggi 13 luglio 1981, stessa data del precedente. Prendo dal Brucifranco, e qui abbiamo l'immagine, una portiera per il gas, lire 18.000. Per mettere il telefono, chiamare la mattina al 187, ufficio commerciale SIP, nome, cognome e indirizzo. Allora, per l'accusa, Pacciani avrebbe, come ho detto, scritto questi appunti in data successiva a quella indicata. In particolare li avrebbe scritti nell'imminenza del sequestro, insomma, secondo il giudice di primo grado, dopo la maxi perquisizione. Abbiamo visto però che questi appunti c'erano già alla maxi perquisizione. Cosa si fece? Si andò a vedere se queste spese che Pacciani aveva detto, aveva anche indicato delle persone, erano state effettivamente, si erano verificate, e si trovò che in alcuni casi si erano verificate, in altri non si riuscì a rintracciare la persona, a capire, però non si dimostrò neppure che erano fandonie, cioè erano tutte cose vere. Però cosa scrisse il giudice di primo grado? Sarebbe stato veramente inconcepibile, se non addirittura assurdo, pensare che un soggetto della consumata scaltrezza del Pacciani, dovendo mascherare la prova di un reato, avendo a disposizione una serie imponente di dati di tutti i generi, di tutte le epoche, che egli era solito annotare minuziosamente in quaderni, agende, fogli sparsi e simili, invece di riportare pari pari sui fogli del blocco in questione quelli che potevano fare al caso suo, avesse dovuto addirittura inventarne di sana pianta e annotarne altri non corrispondenti alla realtà, col rischio di esporsi alla loro integrale smentita. Insomma, per il giudice di primo grado aveva senso che Pacciani avesse ricopiato su questo blocco degli appunti presi su altri supporti cartacei, che poi aveva distrutto. Cioè aveva praticamente ricopiato degli appunti effettivi, degli appunti veri. Il giudice di primo grado ritenne di trovare delle pezze d'appoggio a questa sua convinzione che gli appunti fossero frutto di una ricopiatura da considerazioni di 2 dei consulenti grafologi della seconda ondata. Leggiamo dalla sentenza. Ciò poi è in perfetta sintonia con quanto rilevato dal perito professor De Marco, il quale, in relazione alla notazione che compare sul primo foglio del blocco e che inizia con la dizione oggi 13 luglio 1981, ha dichiarato che, avendone anche discusso con la dottoressa Contessini, e questo dimostra che i grafologi non fecero gli esami separatamente come sarebbe dovuto essere, no, ma si sentirono.
Tale scrittura, attentamente esaminata, presentava un andamento quasi a volte frazionato, senza la continuità che si ha di solito nella scrittura, quindi non un prodotto diretto di pensiero e azione scrittoria, ma quasi un prodotto indiretto, quale può risultare dalla copiatura di un qualche cosa già predisposto. La sensazione di una scrittura non immediata ma copiata era rafforzata poi dalle virgolette apposte dopo l'addizione lire 8000, dal ritocco di 2 R della parola murrare, quando le R erano ugualmente leggibili anche senza ritocco, e anche dal ritocco della cifra 8 del numero 8000. Cioè, insomma, questi due periti, grafologi, fecero rilevare che certe caratteristiche, secondo loro, di questa scrittura dimostravano che era una scrittura ricopiata. Queste esitazioni, questi ritocchi e compagnia bella, però il giudice di secondo grado non era d'accordo. È evidente, no, che queste sono valutazioni empiriche che lasciano il tempo che trovano. Sentiamo cosa scrisse Ferri invece. Quando un perito grafico che si muove nell'ambito di una scienza per definizione non esatta inserisce nei suoi procedimenti valutativi elementi non scientifici, ma affidati alle sue impressioni e quindi empirici ed opinabili, si espone alla confutazione attraverso argomenti altrettanto empirici e non fa che ingenerare confusione nell'indagine. L'asserito andamento frazionato e discontinuo della scrittura innanzitutto non si riscontra all'esame visivo. Poi è un andamento analogo a quello che si riscontra in tante altre scritture di pugno dell'imputato, in sequestro ma non esaminate dal perito. Infine porta a conclusioni esattamente opposte a quelle del perito, poiché l'andamento della scrittura frazionata non continuo è proprio di chi esprime un prodotto diretto del pensiero e spezza la continuità della scrittura tutte le volte in cui si interrompe l'elaborazione del pensiero, laddove chi ricopia uno scritto già formato può scrivere con continuità perché non ha da esprimere un prodotto diretto del pensiero. Insomma, se per i due periti grafologi e il giudice di primo grado queste esitazioni sarebbero dovute al fatto che uno copia e poi magari, che ne so, poi legge e ricopia e allora riparte, ma qui le cose erano talmente piccole, comunque. Invece il giudice di secondo grado dice no, queste esitazioni sono più logiche pensarle in chi scrive di getto, che magari a un certo momento può non venirgli in mente quello che deve scrivere e ha un'esitazione, piuttosto che invece chi ha già la scritta da riportare e non ha bisogno non ha esitazioni. Cioè sono valutazioni che nessuna delle due, ma il giudice Ferri lo dice già, cioè quello che fa delle deduzioni opinabili poi si deve aspettare che gli altri ne facciano deduzioni altrettanto opinabili, no? E magari contrarie alle sue. E se il perito prima e il giudice dopo si fossero dati cura di esaminare gli altri scritti di pugno dell'imputato sequestrati, avrebbero constatato che frequentemente il Pacciani ritoccava le lettere e i numeri, con modalità analoghe a quelle riscontrabili sul documento in questione. Ad esempio nell'appunto datato oggi 24 novembre 1984 e nell'appunto datato oggi 16 febbraio 1985. Allora, è chiaro, no, che queste valutazioni dei periti non portavano da nessuna parte, ma si tentò di arrivare anche più lontano con gli esami a luce radente. Cioè, ho detto che alla scientifica fu chiesto di fare questi esami a luce radenti, probabilmente sotto lo stimolo della presunta scoperta del perito che ci potevano essere delle tracce di scritture tedesche. In questo esame a luce radente si tentò di cercare di capire se c'erano delle tracce di scritture di questi appunti lasciati dal foglio sopra. Cioè quando Pacciani scriveva lasciava la traccia di quello che scriveva sul foglio sottostante. Vabbè, allora chi vuole andare a cercare di capire cosa si tirò fuori da questi esami può leggere la deposizione di Claudio Proietti al processo Pacciani, un insieme confuso di considerazioni che non portavano da nessuna parte. Però con tutti i loro esami a luce radente, gli esperti della scientifica e anche il De Marco, il consulente, non si erano accorti di un fatto di cui si accorse invece il giudice di primo grado. Leggiamo cosa scrisse in sentenza il giudice di primo grado. Ma vi è un ulteriore indiscutibile dato sfuggito ai pur attenti consulenti tecnici del PM
che dimostra inoppugnabilmente come i dati che appaiono sui fogli del blocco siano stati con tutta evidenza riportati non secondo la normale e logica successione temporale, come si usa fare quando si voglia tenere in memoria, anche se in modo elementare, dei fatti accaduti, ma con evidente improvvisazione e scordinamento, come potrebbe fare chi ricopiasse dati artatamente da altre fonti. Se si osserva infatti il foglio che inizia pagato lire 16.000 alla signora della caccia e pesca e termina oggi 10 luglio 1980 mi deve arrivare la risposta per esami, è agevole rilevare come nel settore centrale del suddetto foglio esista la traccia latente delle parole per mettere il telefono, che fa parte integrante della notazione relativa comparente nel foglio che contiene in alto la notazione oggi 13 luglio 1981. Prendo dal brucifranco. Se si sovrappongono e si guardano contro luce i due fogli, si può facilmente osservare la perfetta sovrapponibilità e corrispondenza delle due scritture. Leggiamo dal mio saggio. In sostanza Pacciani avrebbe scritto prima l'appunto datato 1981 sul foglio 3, lasciando traccia della frase per mettere il telefono sul foglio sottostante. Cioè avrebbe scritto il foglio 3 datato 81, poi avrebbe girato il foglio, lasciando traccia di questa scritta sul foglio sottostante e su questo foglio avrebbe scritto l'appunto datato 1980. Infatti, poi sarebbe passato a questo, il futuro foglio 1, riportandovi appunti datati 1980. Quindi, secondo la sentenza, sarebbe dimostrata in modo inequivocabile l'errata successione cronologica della scrittura degli appunti, quindi anche la loro ricopiatura. A dire il vero, il secondo giudice non riuscì a vedere quella scritta in controluce. Si legge in sentenza, all'osservazione diretta di questa corte però non si evidenzia la traccia latente ravvisata dal primo giudice. Ma non pare possibile che ogni bene se la fosse inventata. Si deve però dissentire dalle sue certezze nel dedurne una ricopiatura in ordine non cronologico, perché il foglio 3 non fu trovato in sede, ma a parte. Quindi Pacciani potrebbe anche averci scritto sopra dopo averlo staccato, appoggiandolo sul foglio 1, e allora l'avverbio inoppugnabilmente non può essere accettato. Ma questi appunti alla fine Pacciani li aveva ricopiati o erano stati scritti nella data in cui che c'era effettivamente sopra? Io penso che li avesse ricopiati davvero, ma non per il motivo che pensarono i giudici e gli investigatori. Leggiamo il mio saggio. Innanzitutto, perché ritengo che li avesse ricopiati? Innanzitutto sembra poco logico che Pacciani avesse riportato in un blocco che sarebbe stato già in suo possesso da almeno 10 anni soltanto quei pochi appunti, per di più collocati in due momenti ben precisi distanti fra loro un anno, e in mezzo? Con tutti i suoi traffici e i lavori in casa, chissà quante altre spese e domande di permesso avrebbe potuto annotarsi, sia nell'anno tra i primi e i secondi appunti, sia in quelli successivi. E poi perché conservare il foglio staccato, rinvenuto tra altre carte per tanti anni? Ricordarsi la spesa di 18.000 lire per una portiera del gas non pareva di certo un motivo sufficiente. Quando fu sequestrato, lo Schizzenbrunn non era più nella busta dei documenti dove Perugini e Minoliti lo avevano visto un mese prima, ma era stato messo dentro un'altra busta appoggiata su un ripiano di un mobile libreria. In qualche modo Pacciani vi aveva messo mano, e sospettare che lo avesse fatto per ricopiarvi gli appunti non è illogico. Ma per quale motivo? Non certo per la contorta ipotesi formulata dall'accusa e presa per buona dal primo giudice, poiché sarebbe stato molto più semplice e sicuro distruggerlo. Proviamo pertanto ad azzardare un'altra spiegazione. L'ipertaccagno individuo a quel blocco doveva tenere molto, se lo custodiva assieme a buoni fruttiferi e libretti di risparmio. Per lui non si trattava di un volgare block notice, e in effetti non lo era, ma di un oggetto raro e pregiato, cui probabilmente intendeva attingere prima o poi per qualche suo disegno importante. Era un blocco da disegno, quello non era per appunti. Se già non lo aveva fatto, ma con parsimonia, visti i pochi fogli mancanti. E qui vediamo, Pacciani ha lasciato tanti disegni, e qui ne vediamo uno. E questi disegni dove li tracciava? Li tracciava sulla carta. E questo blocco era un blocco che era un po' piccolo, però forse per questo l'aveva usato poco, però era un blocco buono per disegnare.
In ogni caso Pacciani teneva tutta la propria roba, quindi si può immaginare con quale costernazione avesse assistito impotente a perquisizioni e sequestri. E se quel blocco in un primo momento non era stato sequestrato, era comunque a rischio. Forse qualcuno di coloro che frugavano la sua casa leggendo le scritte in copertina aveva espresso apertamente il dubbio che potesse essere di provenienza tedesca, magari a livello di battuta, oppure per registrare la sua reazione. Pacciani non era certo stupido, però era difficile per lui valutare appieno il peso delle innumerevoli fonti di rischio che l'incrollabile volontà degli inquirenti di incastrarlo rendeva massimo, come nel caso di quel blocco di provenienza tedesca, nel quale vide soltanto un oggetto che non voleva perdere. E qui cosa fece Pacciani? Ebbe la maldestra idea di ricopiarci questi appunti, cioè sacrificò qualcuno di questi fogli per evitare che gli sequestrassero tutto il blocco. Cioè lui probabilmente quando si accorse che Perugini aveva adocchiato questo blocco ma non gliel'aveva sequestrato, magari gli aveva detto Perugini, però Pacciani questo blocco dov'è che l'ha preso? Questo blocco è tedesco. E Pacciani aveva pensato questo me lo porta via prima o poi, per evitare, perché pensa che io l'abbia preso dal furgone dei tedeschi, per evitare che glielo portasse via, e Pacciani ebbe questa bella pensata, ma Pacciani era il primo nemico di se stesso, Pacciani era maldestro, ma comunque questo è anche comprensibile perché se metteva il piede lì scansando una mina, di là ce n'era un'altra, insomma era un campo minato quello nel quale lui si muoveva, cioè era impotente di fronte a questa macchina da guerra messa assieme dalla procura con la certezza che il mostro di Firenze era lui e che bisognava soltanto trovare le prove, no? Cioè era veramente una lotta, la sua una lotta impari, la sua lotta con quella dei suoi due avvocati un po' spauriti. Allora, questa mia interpretazione viene un po' a essere confermata dalla reazione che Pacciani ebbe quando Perugini gli sequestrò il blocco. Cioè in quel momento Pacciani disse a Perugini, guardi che ci sono degli appunti, provi a leggere quegli appunti, perché voleva che Perugini si rendesse conto che c'erano appunti datati 80-81 e che naturalmente lo scagionavano dal fatto di aver preso quel blocco dal furgone dei tedeschi. Cioè Pacciani voleva che Perugini lo vedesse subito, ma perché voleva che Perugini se ne accorgesse lì, nel momento in cui glielo stava sequestrando? Perché sperava che non glielo sequestrasse. Se quegli appunti erano stati trascritti per neutralizzare la prova, e a quel punto che Perugini glielo prendesse o non glielo prendesse era uguale. Se non glielo prendeva in quel momento magari gliel'avrebbe preso poi. Cioè, insomma, se Perugini si portava via quel blocco, quegli appunti, nell'ipotesi che Pacciani li avesse scritti per scagionarsi, lo avrebbero scagionato, se avesse funzionato il trucco di Pacciani. Pacciani voleva che Perugini se ne accorgesse subito, perché voleva che non portasse via il blocco, cioè voleva tenersi quel blocco, non pensava a quel blocco come prova contro di lui. Questo è, secondo me, è la spiegazione più logica di questa reazione che ebbe Pacciani nel momento in cui Perugini glielo stava sequestrando. Allora, io sono arrivato in fondo a questo video e spero di aver convinto la maggior parte di chi mi ha ascoltato del fatto che questo blocco Schizzenbrunnen non era affatto una prova contro Pacciani, non era un blocco che arrivava dal Prelle Shock di Osnabrück e che Pacciani aveva preso nel furgone del ragazzo tedesco. Cioè sono troppe, io penso che tra tutti se devo scegliere un elemento che basterebbe anche da solo è quel 4-2-4, cioè quel 4-2-4 taglia la testa al toro, povero toro, sul fatto che quel blocco fosse stato venduto dal Prelle Shop. Io spero di aver convinto anche qualche paccianista che magari rimane paccianista anche senza questa prova, perché ce ne sono molte altre che si possono pensare che avessero incastrato Pacciani. Certamente non convincerò il paccianista che continua a sbraitare come un animale, nemmeno lo prendo in considerazione. Spero magari di aver convinto un altro tipo di paccianista, uno che un pochino più intelligente, che mi ricordo è stato anche citato in un articolo sulla mostrologia. Ecco, magari un paccianista come quello, penso che di fronte alle mie argomentazioni sul blocco Schizzenbrunnen non le può ignorare.
In ogni caso va bene, poi nel prossimo video passeremo ad altro, non so ancora con precisione quale sarà il prossimo argomento, ma comunque rimarremo su Pacciani ancora per qualche video. Poi magari faremo una pausa con qualche speciale per poi riprendere ancora con Pacciani. Comunque ci rivediamo al prossimo video. Vi saluto.